Motori che ruggiscono, gomme che divorano la pista, team con centinaia di ingegneri, strategia al millisecondo, milioni di fan incollati agli schermi ogni weekend. La Formula 1 è uno degli spettacoli più affascinanti e adrenalinici mai creati dall'uomo, ma dietro le monoposto da sogno, le tute scintillanti e i trofei innalzati sul podio c'è una verità che in pochi conoscono. La Formula 1 è prima di tutto un business. E che business! Ogni sorpasso, ogni pit stop, ogni intervista, ogni sponsorizzazione è parte di un meccanismo progettato per generare valore economico su scala globale. Stiamo parlando di uno sport dove una sola gara può costare quanto un film di Hollywood, dove i piloti sono anche star del marketing globale e dove le aziende fanno la fila per comparire anche solo per pochi secondi sullo schermo. La Formula 1 non è soltanto la corsa alla vittoria in pista, è una corsa al profitto. E in questa corsa non sempre vince chi taglia per primo il traguardo. Benvenuto sul canale Come fanno soldi, dove analizziamo nel dettaglio i veri modelli di business delle aziende più famose e di tante altre attività che fanno parte della tua vita quotidiana. Oggi parliamo di un mondo che appassiona milioni di persone a livello globale, la Formula 1. È la massima categoria del motorsport, ma anche una gigantesca macchina da soldi in continua accelerazione. Chi ci guadagna davvero? Scopriamolo insieme, analizzando il flusso di denaro che alimenta uno degli sport più costosi e affascinanti del pianeta. Cominciamo dai numeri. Nel 2024 la Formula 1 ha generato un fatturato di quasi 3 miliardi e mezzo di dollari con un profitto operativo di oltre 700 milioni. E solo nel primo trimestre del 2025 gli introiti commerciali della Formula 1 hanno superato i 600 milioni di dollari. Le fonti principali di guadagno sono tre: diritti televisivi, che rappresentano circa il 36% delle entrate, sponsorizzazioni e accordi commerciali, e fee pagate dai circuiti per ospitare il GP, che possono arrivare fino a 50 milioni a gara. A questi si aggiungono, come vedremo meglio più avanti, merchandising, hospitality, licenze digitali e collaborazioni con brand globali. Nel 2017 il colosso statunitense Liberty Media ha acquistato la Formula 1 per circa 8 miliardi di dollari. Da allora ha trasformato la Formula 1 da sport di nicchia europea a spettacolo globale e mediatico, investendo in contenuti digitali, social e nuovi mercati come Stati Uniti, Arabia Saudita e Qatar. Il modello di guadagno è chiaro: incassa i diritti TV venduti in oltre 180 paesi, riscuote le commissioni dai circuiti, firma sponsorship con brand globali, Aramco, Rolex, Heineken, DHL, monetizza la visibilità digitale attraverso YouTube, F1 TV e serie Netflix come Drive to Survive. E ora veniamo ai team. Ogni anno la Formula 1 redistribuisce oltre $1 miliardo ai team sotto forma di premi in base ai risultati, alla storia e agli accordi commerciali. Ecco un esempio reale: cifre 2022-2023, Mercedes oltre 100 milioni, Red Bull Racing circa 90 milioni, Ferrari più di 110 milioni grazie anche al bonus Heritage. I team più piccoli come Williams Alfa Tauri 40-60 milioni. Questi introiti rappresentano solo una parte dei guadagni. Le scuderie incassano anche, come dicevamo, da sponsor, partnership tecniche, merchandising e licenze. Gli sponsor, in particolare, sono disposti a investire cifre davvero enormi, attratti dalla visibilità globale che offre la Formula 1. Un title sponsor, cioè lo sponsor principale che compare accanto al nome del team, può arrivare a pagare tra i 30 e i 75 milioni di dollari all'anno, o anche di più, a seconda del team e del contratto. Ad esempio, nel 2022 Oracle ha firmato un accordo quinquennale da 500 milioni di dollari con Red Bull, una delle partnership più ricche nella storia della F1. Anche la compagnia petrolifera malese Petronas investe cifre altissime, circa 75 milioni di dollari all'anno per sponsorizzare il team Mercedes AMG di cui porta il nome ufficiale. Nel 2024 la scuderia Ferrari ha annunciato una nuova collaborazione con HP, dal valore stimato intorno ai 70 milioni di dollari all'anno, un accordo che conferma la potenza del marchio Ferrari fuori dalla pista. La saudita Aramco invece contribuisce con circa 30 milioni di dollari all'anno come title sponsor di Aston Martin, ma è anche partner globale del campionato, quindi visibile ovunque, non solo su una monoposto. Infine c'è Heineken, il colosso della birra non sponsorizza un team, ma tutta la Formula 1. La sua partnership globale vale circa 250 milioni di dollari e compare ovunque, dalle barriere di sicurezza ai jingle nelle pubblicità. In totale una squadra come Ferrari può generare oltre 400 milioni di dollari all'anno, sommando tutte le fonti,
sponsor, premi FIA, merchandising, accordi commerciali e altro ancora. E gran parte di questa macchina da soldi passa proprio dalle sponsorizzazioni. Attenzione però, la Formula 1 è anche uno degli sport più costosi al mondo. Il budget medio di un team di vertice si aggira intorno ai 350-450 milioni di dollari l'anno. Le principali voci di spesa sono sviluppo e produzione delle monoposto, stipendi, piloti e personale tecnico, logistica, più di 20 gare in tutto il mondo, R&D, ricerca e sviluppo e simulazioni, comunicazione e marketing. Dal 2021 è stato introdotto il budget cap, limite di spesa per livellare la competizione, 135 milioni di dollari nel 2024, ma esclude molte voci come gli stipendi dei piloti e il marketing. E i piloti sono al tempo stesso dipendenti e brand personali. I top driver guadagnano cifre da capogiro. Alcuni esempi relativi al 2024, esclusi bonus: Max Verstappen 55 milioni, Lewis Hamilton 45 milioni, Charles Leclerc 34 milioni. Anche i piloti di centro classifica guadagnano tra 1 milione e 5 milioni. Ma i piloti portano valore aggiunto, attirano sponsor, aumentano le vendite di merchandising, sono veri e propri influencer con milioni di follower. Alcuni, come Ricciardo, monetizzano anche fuori dalla pista con brand propri, apparizioni pubbliche e collaborazioni. Non tutti guadagnano, i team piccoli o nuovi hanno enormi difficoltà a generare utili, i costi sono alti, gli sponsor pochi e la visibilità limitata. Ecco chi ci guadagna davvero: Liberty Media, che ha aumentato il valore della Formula 1 del 60% in pochi anni, i top team che uniscono risultati, storia e sponsor, i piloti di punta, veri asset mediatici, gli sponsor globali che ottengono ROI importanti grazie alla visibilità, gli organizzatori di GP, ma solo se lo stadio è pieno e i turisti arrivano, come ai GP di Las Vegas o di Miami. Chi rischia? I circuiti con bassi incassi, i team minori e chi entra senza una strategia chiara. In conclusione, la Formula 1 è senza dubbio una competizione sportiva ad altissimo livello, ma prima ancora è un'industria multimiliardaria, dove ogni componente, dai bulloni alla visiera del casco, è parte di una strategia commerciale. Dietro ogni sorpasso, pit stop o podio c'è un flusso di denaro pianificato. La Formula 1 ha saputo trasformarsi da sport per appassionati a media globale a piattaforma per brand, marketing e storytelling. Chi vince davvero? Chi riesce a unire performance e immagine. Perché nella Formula 1 la velocità conta, ma anche i conti devono tornare. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti a Come Fanno Soldi e nei commenti fammi sapere qual è il prossimo settore che vuoi analizzare. Alla prossima!